Ciao amici, bentornati. Spero che la vostra estate stia procedendo al meglio. Oggi video super breve in cui volevo raccontarvi qualcosa della Nikon FM che possiedo da qualche mese e con cui mi sto trovando un sacco bene. Allora, cosa possiamo dire di questo corpo macchina? Diciamo intanto per cominciare che non è sicuramente un corpo macchina di fascia alta, ok? È un corpo macchina, secondo me, ottimo, ma non stiamo assolutamente parlando di una macchina di alto livello o di alti costi. Io l'ho pagata circa 120 euro, 120 o 150 euro, non ricordo. L'ho presa da RCE per non avere problemi, nel senso che fosse già revisionata, eccetera, eccetera, non volevo rischiare. E cosa possiamo dire di questo corpo macchina? Partiamo dal dire che questa macchina è stata costruita da Nikon dal 1977 al 1982. È completamente in metallo, è completamente meccanica, pesa un tot e devo dire io credo che sia un ottimo corpo macchina, già un minimo avanzato per chi vuole lavorare a pellicola. Diciamo che ho scelto questo corpo macchina perché appunto è praticamente completamente meccanico, a parte l'esposimetro. Questo perché quando si tratta di corpi macchina di una certa età, un sacco di volte mi sono capitati problemi dovuti all'elettronica, ad esempio il motore del riavvolgimento del rullino che non funziona, cose del genere, quindi cerco di tenermene alla larga e lavoro con cose che non abbiano automatismi. Stesso dicasi per quanto riguarda il fuoco, io sono ben contenta di lavorare a fuoco manuale. E dunque, questa camera ha la possibilità di scattare da un secondo a un millesimo di secondo con la modalità bulb, volendo. Vedete che qui abbiamo la rotella per quanto riguarda la selezione degli ISO che vanno da 12 a 32.000, quindi insomma abbastanza decente. Vedete anche che abbiamo qui in rosso il tempo di sync che è un 125esimo, cosa che per me è molto importante. Il pulsante di scatto lo abbiamo qui sopra e qui abbiamo il contapose. La cosa molto comoda di questa macchina è che quando la accendiamo, quindi tirando questo primo scatto della leva, diciamo questo meccanismo ci mette al riparo dallo scattare involontariamente. Se per esempio abbiamo caricato per sbaglio, cioè abbiamo caricato la pellicola e non abbiamo fatto subito lo scatto, quando io la vado a chiudere so che il pulsante di scatto è disattivato e quindi non rischio di fare fotogrammi per errore. Vedete che la ghiera è molto comoda, un bellissimo ritorno. Pulsante di scatto molto morbido, molto comodo, posizionamento delle cose io direi ottimale. Abbiamo qui davanti il timer per l'autoscatto, quindi una volta che io vado a caricare tiro giù la mia rotellina, premo il pulsante di scatto e questa va a diciamo così mangiarsi tutto il tempo fino a quando arriva allo scatto. Eccoci qua. Questa macchina è una macchina con attacco F, quindi chiaramente è molto comoda a livello di compatibilità di lenti. Vedete che in questo momento c'è montato sopra un Nikkor 50 mm, che è la prima lente che io ho comprato in vita mia in assoluto, però devo dire che onestamente mi sto trovando molto bene, molto comoda, messa a fuoco molto agile, oculare ottimo. L'esposimetro è l'unica cosa che viene comandato da una pila, che vedete che viene inserita qui sotto. L'esposimetro è abbastanza comodo come modalità, nel senso che all'interno dell'oculare io vedo praticamente il pallino centrale, che è quello che mi indica l'esposizione corretta, quindi quando ho il LED acceso in corrispondenza del pallino centrale, per lui l'esposizione è corretta. Poi ho sopra il più e sotto il meno, e quindi in certi casi, se sono leggermente sovraesposto, vedrò illuminati il LED sia centrale che della sovraesposizione o sia centrale che della sottoesposizione. Se invece sono palesemente sovraesposto o sottoesposto, vedrò acceso solo il LED del più o solo il LED del meno, e devo dire mi trovo molto bene, la trovo abbastanza comoda. Poi ho all'interno dell'oculare anche la visualizzazione sia del tempo di scatto selezionato che del diaframma, cosa da non sottovalutare. Io non sono abituata che non ce l'avevo, quindi non ci faccio caso, ma se mi ci abituassi sarebbe sicuramente una cosa positiva. Qui abbiamo il cavo per il sync,
che appunto vi ho detto prima il tempo di sync di questa macchina è un 125esimo, quindi abbastanza onesto, cavo per il sync che quindi mi permette di utilizzarla anche con dei flash da studio moderni. Vi rimando al video qui che ho fatto apposta in merito a questo discorso che per me è fondamentale dato il mio tipo di lavoro. Altra cosa molto utile di questa macchina è che per poter tirare su diciamo così la rotella per aprire dietro, devo diciamo così aiutarla con una seconda, cioè un tastino qua che vi faccio vedere, questo, che deve essere premuto contemporaneamente, e questo è molto comodo perché ci evita il rischio di tirare su ed aprire per sbaglio. Vedete che abbiamo un otturatore qua in titanio, quindi ottimo. Abbiamo qui le nostre due posizioni per la pellicola quando viene inserita e per la pellicola esposta. Il sistema di trascinamento lo trovo molto efficiente, lo trovo veramente ottimo, trovo che sia abbastanza comodo il caricamento, e quindi onestamente mi trovo molto molto bene. E che altro vi posso dire? Sono molto soddisfatta di questo corpo macchina. È pesantino, non posso dire di no, è pesantino, è sicuramente essenziale, è molto comodo a livello proprio di manualità, di come si tiene in mano, è molto comoda. Qui sotto quindi vedete il pulsantino per il riavvolgimento della pellicola, e poi abbiamo nel fondello questo attacco che è quello per il motore, di cui esiste in varie tipologie. So che è un motore che è alimentato da 8 batterie stilo, quindi insomma non è poca roba, e che teoricamente quello che può fare è, oltre ad alimentare la sposimetro, che però insomma lo facciamo con la pila interna, diciamo, la rende meno meccanica, quindi praticamente fa avanzare la pellicola e riarma l'otturatore. Quindi fondamentalmente è un oggetto molto pesante, ma che a suo tempo sicuramente era un'ottima soluzione aggiuntiva. Bene, insomma, detto questo, spero che questo corpo macchina per voi possa essere oggetto di valutazione. Io mi sto trovando molto bene, lo sto usando da qualche mese, l'ho usato in viaggio, l'ho usato per fare moda, l'ho usato per fare un sacco di cose e lo trovo un grandissimo salto di qualità rispetto al corpo macchina che usavo prima, cioè la mia Fujica di mio papà. E ovviamente la cosa fantastica è che ha attacco F, quindi effettivamente io posso usare, avendo un corredo Nikon, posso usare tutte le mie lenti tranquillamente. E insomma, spero che possa essere utile questo video a qualcuno e vi possa dipanare qualche dubbio se state valutando di acquistare questo corpo macchina. Ve lo consiglio assolutamente, credo che sia molto comodo e molto performante, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!